C'è una cosa che più di tutte ci permette di liberare la mente, connetterci con noi stessi e la natura e lasciare andare lo stress e i pensieri. Camminare nei boschi e la bellezza di raggiungere una meta con le nostre sole forze ci fa stare decisamente bene. E non importa che sia mare o alta quota, un saliscendi in mezzo alle colline o in costa ad una montagna. In questo video vogliamo raccontarvi dei 10 sentieri e trekking che più abbiamo amato negli ultimi 3 anni di viaggio in giro per l'Italia. Il periodo migliore per queste escursioni sta per iniziare e speriamo che questa nostra top 10 possa darvi qualche consiglio utile su dove andare nei prossimi mesi. Pronti a prendere appunti? Nella nostra adorata Liguria ci sono una quantità di sentieri infinita da poter seguire. Se pensate anche al fatto che il clima è mite anche in inverno, ecco che le possibilità si moltiplicano. Il percorso che va da Portofino a San Fruttuoso è abbastanza famoso, ma per una buona ragione. Lasciate la macchina a Santa Margherita e prendete il traghetto che in 15 minuti porta nella piazza principale di Portofino. Controllate sempre bene gli orari anche per il rientro. Soprattutto in bassa stagione, i traghetti a volte non arrivano fino a San Fruttuoso e potrebbe capitarvi di dover fare il ritorno a piedi come è capitato a noi, aumentando di molto i chilometri e le ore di escursione. Alcuni tratti del tracciato, soprattutto quelli a picco sul mare e che costeggiano orti e coltivazioni, sono una vera meraviglia. I panorami che si susseguono per tutto il tempo sono speciali. Saprete di essere arrivati a destinazione quando vedrete le cupole dell'abbazia tra le fronde degli alberi. Un consiglio: a San Fruttuoso è probabile che troverete tutto chiuso. A Santa Margherita la mattina non dimenticate di acquistare la focaccia per pranzare in riva al mare, la perfetta conclusione dopo la camminata. Sarà per l'atmosfera che ci ha accolti quando siamo arrivati a Chamois, ma il sentiero per il lago Lod, immersi nelle nuvole e tra i colori della montagna in autunno, è uno dei nostri ricordi più belli del viaggio in Valle d'Aosta. Il borgo è una gemma, raggiungibile solo in funicolare, dove le macchine non possono circolare. Lasciando le ultime case del piccolo nucleo alle spalle, iniziamo a salire seguendo il tracciato numero 3. Ci sono prati immensi e brevi tratti all'ombra dei pini sempreverdi. In estate ci immaginiamo un tripudio di fiori colorati e profumo di resina. Non ci vuole molto a raggiungere la nostra meta, circa 45 minuti di salita dolce. Quando arriviamo al lago ci troviamo praticamente da soli di fronte ad uno specchio d'acqua verde smeraldo, circondato da alberi e panchine in cui poter ricaricare le energie. In ottava posizione abbiamo pensato di inserire una camminata semplice ma spettacolare che abbiamo fatto in Sicilia. La riserva naturale dello Zingaro può essere affollata durante il periodo estivo, ma fuori stagione è un vero angolo di paradiso. Noi ci siamo stati a marzo, il tempo purtroppo non era dei migliori, ma nonostante questo l'acqua era di un azzurro come non ne avevamo mai visti. Il sentiero di terra rossa corre stretto su un lato della montagna con il mare a strapiombo dall'altro. Incontriamo lungo il tragitto diverse calette, in cui ci fermiamo per una pausa. I panorami, cosa possiamo dire, si commentano da soli. So cosa starete pensando. Siete stati in Sicilia e non avete fatto il trekking per eccellenza, quello per la cima dell'Etna? Ecco, a questo proposito, per chi non ci seguiva ancora, noi ci abbiamo anche provato, ma questa è la situazione che abbiamo trovato ai crateri silvestri. Ci torneremo sicuramente prima o poi, promesso. Ci sono alcuni scenari che rimangono impressi per la loro unicità. È sicuramente il caso del Canyon delle Lame Rosse nelle Marche. Queste incredibili formazioni rocciose di colore rosso si raggiungono con un sentiero che dura circa un'ora, partendo dalla diga del lago di Fiastra. Anche se il percorso di andata è di 3,5 km con solo 200 metri di dislivello, non sottovalutatelo. Soprattutto per due aspetti: il tratto finale che ci porta a camminare e scivolare su un immenso ghiaione abbastanza verticale e il caldo. A maggio sotto il sole era già difficile stare.
Che meraviglia però il contrasto dei pinnacoli di roccia che si stagliano contro il cielo azzurro. La natura riesce sempre a stupirci con le sue creazioni straordinarie, che sono in questo caso anche particolarmente fragili. Speriamo continuino a resistere alla prova del tempo. Voi per preservarle non camminateci mai troppo vicino. Quando sarete in zona non dimenticate di esplorare altri luoghi del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. La grande varietà di paesaggi che trovate qui è tutta da scoprire. Nella magica e selvaggia Sardegna ci sono alcune delle spiagge più belle al mondo secondo noi, senza esagerare. A volte però sono raggiungibili solo in barca o tramite sentieri piuttosto impegnativi. Nel golfo di Orosei, ad esempio, si trova Cala Golorizè, una piccola baia protetta dalla vegetazione, dalle montagne e sovrastata da guglie di rocce impressionanti. Il trekking di circa 4 km e 550 metri di dislivello ci ha messo alla prova. Eravamo però in ottima compagnia, abbiamo incontrato diversi maialini che vivono nel bosco. All'andata il percorso è tutto completamente in discesa, con solo alcuni tratti più complicati su grandi massi. La risalita, dopo le ore in spiaggia, non sarà altrettanto piacevole. Ne vale la pena? Assolutamente sì. La bellezza incontaminata di questo luogo ci ha lasciato senza fiato. Arrivare davanti al mare dopo 2 ore di cammino con le gambe affaticate è però una ricompensa notevole, soprattutto se ad attenderti ci sono questi colori e il suono delle onde. Piccola tips, assolutamente sconsigliato in estate, non vogliamo che vi sentiate male con le alte temperature. Con nessuna fontanella o ristoro nei dintorni potreste avere difficoltà. A metà della nostra personalissima classifica, uno dei luoghi migliori per immergersi nei colori dell'autunno, la nostra stagione del cuore. La Valle Intelvi è come un balcone naturale che si affaccia sul lago di Como, una zona ancora autentica dove la natura è la vera protagonista. Anche se dobbiamo assolutamente tornarci per esplorarla come si deve, quello che abbiamo visto ci ha molto colpito. Il sentiero delle espressioni a cavallo tra Lombardia e Svizzera è un anello di circa 3 ore che ci ha portato a camminare su distese di castagne, trovare tra le foglie enormi funghi dai colori inverosimili e incontrare alcune mucche Highlander spettinate dal vento mentre si godevano una giornata calda di ottobre. Se oltre a questo ci aggiungiamo che lungo tutto il tracciato sono state installate delle sculture di legno, abbiamo il quadro perfetto per una giornata da favola. Dalla cima del Monte Comana a 1200 metri, la vista sul lago è assolutamente fuori dall'ordinario. Per la quarta posizione siamo ancora in Lombardia, più precisamente in Val Chiavenna. Le spettacolari cascate dell'Acquafraggia sono il punto di partenza per raggiungere Savogno ed Asile, 2 degli ormai pochissimi paesi in Italia raggiungibili solo a piedi. Dopo un primo passaggio nel bosco e un affaccio panoramico sulle cascate, iniziamo a salire utilizzando scalette in ferro e qualche corda di sostegno. Quando ci siamo stati non era segnalato benissimo il percorso, ma diciamo che è facilmente intuibile. Sbuchiamo sulla scalinata originale formata da ben 2900 gradini, che va dritta nell'agglomerato di case. Questi borghi alpini, popolati per lo più in estate, erano abitati da pastori e contadini. Le case in pietra e i terrazzamenti ne sono ancora una testimonianza. Resiste tuttavia il rifugio Savogno, dove noi ci siamo fermati per pranzo e dove ci siamo trovati molto bene. Sul sentiero per Dasile facciamo anche un incontro buffissimo, il primo e unico ghiro che abbiamo mai visto in vita nostra fino ad ora. Torniamo in Liguria, in una zona che visitiamo per la prima volta, caratterizzata da borghi saraceni e mare blu intenso. Dalla bellissima Noli, paese di pescatori e antica repubblica marinara, imbocchiamo il sentiero dantesco, chiamato così per la citazione a Noli nel Purgatorio della Divina Commedia. Dopo una prima salita, gli scorci sulla baia diventano sempre più belli. Passiamo accanto a chiese ormai in disuso, fino a raggiungere la Grotta dei Briganti. Visto il nome, non fatichiamo ad immaginare un gruppo di pirati accampati in questo nascondiglio per la notte. I panorami sono un incanto, tra fiori gialli e il verde della macchia mediterranea. Ci fermiamo per un pranzo con vista a base di focaccia con le cipolle, la migliore in assoluto. Siete d'accordo con noi, vero?
Iniziamo la discesa sotto il sole che arriva direttamente nel borgo vecchio di Varigotti, con le sue case intonacate con colori sgargianti che si affacciano direttamente sulla spiaggia. Per darvi un'idea, ci abbiamo messo circa 4 ore a completare il sentiero di 7 km, fermandoci spesso e andando con tutta calma. Tra le tante stupende valli del Piemonte ce n'è una in cui siamo stati veramente bene e in cui torneremo molto volentieri in futuro, la Val d'Ossola. C'è un punto in particolare che ci sentiamo di consigliarvi. Lo scorso anno, dopo la mia operazione, abbiamo fatto la nostra prima uscita nella natura in Alpedevero. La camminata è un anello che parte da questa piana, che assomiglia tanto ad un paradiso, con ruscelli di acqua trasparente e baite in pietra. La destinazione è il Lago Nero, dalla forma circolare e dai toni scuri, dove vivono microscopiche rane temporarie e salamandre. Questa zona è intatta, incontaminata e l'abbiamo amata moltissimo, ma niente ci avrebbe potuto preparare alla Val Buscagna. Praterie alpine e perdita d'occhio, un paesaggio che si apre inaspettatamente dopo un tratto di bosco e che non può lasciare indifferenti. Camminare circondati da tanta bellezza non ha prezzo, è ogni volta un'esperienza da pelle d'oca. Questo trekking, con i suoi panorami assurdi, è diventato subito uno dei nostri preferiti in assoluto. Ed eccoci arrivati alla nostra numero 1. Curioso come in prima posizione ci sia il trekking più vicino a casa. Questa è proprio la dimostrazione di come non bisogna per forza andare lontano per trovare luoghi speciali. Fare il percorso per raggiungere il rifugio Rosalba è stato sicuramente tosto, ma super soddisfacente. Il sentiero numero 9 delle Foppe, che parte da Piani dei Resinelli, ha un dislivello di circa 600 metri. Quando durante un'escursione riusciamo ad incontrare animali nel loro ambiente è sempre qualcosa di straordinario. In più i cambi improvvisi di panorami che si aprono magari dopo una salita o un tornante sono le sorprese che amiamo di più. Qui ad esempio si passa da una vegetazione fitta a una distesa aperta di pinnacoli di roccia. Il tracciato corre in costa alla montagna e si vede il rifugio in lontananza. Quando lo raggiungiamo la vista dalla cima è pura magia. Dormire qui è stato bellissimo, svegliarsi poi nel silenzio delle montagne con un'alba rosa e la vista a 360 gradi che spazia fino alla pianura è stato indescrivibile. Siamo ai saluti finali anche per questa settimana. Grazie di cuore per aver guardato il video fino alla fine. Speriamo che sia stato piacevole passare qualche minuto in nostra compagnia. Oggi vogliamo farvi una domanda. Qual è il posto più bello o che più amate vicino a casa vostra? Raccontateci dei vostri luoghi del cuore, siamo curiosi di leggervi. Come al solito noi ci vediamo tra 2 settimane con un nuovo viaggio e se volete approfondire il trekking al rifugio Rosalba vi lasciamo il video qui a destra. Un abbraccio e buon weekend. Ciao! Ciao!